Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una crostata bigusto. La frolla che utilizzeremo è la mia classica frolla all'olio, moltissimi di voi l'hanno preparata più volte. Andremo a creare sulla nostra crostata un motivo per cui utilizzeremo due tipi di marmellate diverse. Io trovo che la crostata sia un dolce classico della nostra tradizione italiana, mai scontato da portare sulle nostre tavole. Questa crostata sarà gradevole ma semplicissima e alla portata di tutti. Ora andiamo in cucina e prepariamola insieme. Per la nostra crostata utilizzeremo la classica frolla all'olio che farò ancora una volta molto velocemente insieme a voi. Gli ingredienti della frolla sono farina, in questo caso 0, uova, olio di semi, scegliete voi se mais o girasole, zucchero, un pochino di lievito vanigliato che io ho già miscelato con della vanillina. Utilizzeremo poi per farcire due tipi di marmellate, una ai frutti di bosco e una all'albicocca. Utilizzeremo per fare la nostra crostata uno stampo classico da crostata di 28 cm di diametro. Ora possiamo iniziare a preparare la nostra frolla. Aggiungo prima di tutto lievito e vanillina alla farina. Miscelo le due polveri. Creo una fontana. Metto intorno alla fontana lo zucchero. Verso le due uova. Le rompo. Aggiungo l'olio. E lavoro il tutto. Comincio a incorporare prima lo zucchero e poi la farina. L'impasto comincia a prendere corpo, spolveriamo un pochino di farina sul banco e ci rovesciamo l'impasto. In meno di un minuto l'impasto è già formato. Lo lavoro così, senza aggiunta di farina, per un paio di minuti e poi, senza riposo in frigo, potremo subito stendere la nostra frolla. Un paio di minuti e la frolla è perfettamente pronta. Spolvero un pochino di farina su un lato del banco, vado a prendere circa la metà del mio impasto e devo stendere la base. Per stendere la base vado a prendere il disco di carta che ho già ritagliato a misura all'interno dello stampo. E ora col mattarello lavoro la base. Abbiamo dato uno spessore di circa 3 mm. Ora ritagliamo
i bordi. La base è pronta, la mettiamo all'interno dello stampo. Ora per prima cosa creiamo il cordoncino che ci servirà da bordo della crostata, e quindi prendo un pezzo di frolla e l'allungo. Controlliamo se siamo arrivati a misura. Direi proprio di sì, vedete? Adesso sigillo il cordone con la base. Possiamo accontentarci per il momento perché dopo andremo a schiacciare tutto con una forchetta. Ora io utilizzerò, per fare diciamo i cerchi all'interno della mia crostata, 2 anelli da pasticceria. Uno, questo più grande, misura 14, il più piccolino misura 6. Li metto così in maniera concentrica. Li metto soltanto per segnare, non debbono restare, vedete? Mi debbono creare proprio il segno dove io andrò a mettere i miei cordoni di pasta. Se non avete questi anelli potrete fare 2 dischi di carta da forno, uno da 14 cm e uno da 6 cm, e poi traccerete così il segno come ho fatto io. Ora riprendiamo la pasta, la tagliamo in 2, una parte un pochino più grande che ci servirà per diciamo il giro maggiore e una più piccola che ci servirà per il giro minore, e allungo. Uso direttamente il cerchio per vedere se ci siamo, e sì, ci siamo perfettamente. Avanza anche un pezzettino, per cui trasferisco il cordone in teglia. Facciamo la stessa cosa per il giro centrale. Ora con una forchetta andiamo leggermente a schiacciare i cordoncini. E a questo punto non ci resta che distribuire le 2 marmellate. Io comincio all'esterno con la marmellata di frutti di bosco. Ora procediamo con la marmellata chiara.
E ora al centro terminiamo di nuovo con la marmellata ai frutti. Ecco, come ultima cosa, prima di infornare la crostata, con un pochino di latte spennelliamo i cordoncini di frolla. E ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la crostata per 20-25 minuti fino a doratura. Eccola qui, la crostata appena sfornata. Ora la lasciamo raffreddare completamente, poi la toglieremo dallo stampo. Ho messo la mia crostata su un piatto da portata e prima di portarla in tavola devo decidere se presentarla ai miei ospiti così appena uscita dal forno oppure se voglio illuminarla leggermente. Io andrò a mettere un velo di zucchero soltanto all'esterno. Credo che così possa essere sufficiente e ora non ci resta che tagliarla e vedere com'è al suo interno. Eccola qui, vedete come si presenta bene? E è davvero semplicissima da realizzare. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa mia semplicissima crostata bigusto sia stata di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.